I probiotici, come dice il termine, sono probios, a favore della vita. I probiotici vengono utilizzati in tutte quelle disfunzioni gastrointestinali che possono portare a flautolenze, meteorismo, difficoltà digestive ed altre problematiche. I probiotici possono essere ampiamente utilizzati in associazione alle terapie antibiotiche per evitare la sovrainfezione batterica e per ridurre l'insorgere di infezioni micotiche successive proprio a lunghi periodi di terapie antibiotiche, ma soprattutto anche per ridurre quelle forme di antibiotico resistenza che talvolta si possono formare a seguito di terapie antibiotiche non eseguite in modo corretto. Quindi i probiotici svolgono una importante funzione nell'ambito della salute generale dell'organismo di un soggetto, che non è soltanto la sua salute intestinale e attraverso essa determinare un beneficio sull'equilibrio generale, sullo stato generale del soggetto, ma anche in condizioni specifiche a sostegno di altre terapie come la terapia antibiotica, come le terapie praticamente importanti per riequilibrare la funzionalità intestinale stessa, perché noi sappiamo che una condizione di eubiosi, dal termine eus bios, giusta vita, giusto funzionamento del nostro intestino, che l'intestino svolge una funzione importantissima nel processo digestivo. Così come a livello del cavo orale noi abbiamo attraverso la masticazione e l'insalivazione del cibo la formazione del bolo, a livello dello stomaco la formazione del chimo, nel primo tratto del duodeno la formazione del chilo. Noi abbiamo che il processo digestivo continua lungo tutto il tratto digerente, anche durante l'intestino, durante la fase di assorbimento, grazie alla presenza di questa importante microflora praticamente intestinale, la quale assicura l'equilibrio della flora stesso, lavora contro i batteri dannosi ed impedisce la produzione di radicali liberi all'interno dell'organismo. Quindi se noi riusciamo a mantenere un perfetto stato di salute della nostra microflora intestinale grazie all'impiego, all'assunzione dei probiotici, noi possiamo praticamente migliorare notevolmente il nostro stato di salute generale e soprattutto migliorare quello che è il funzionamento dell'intestino. E quello che è importante è quali tipi di batteri noi andiamo ad assumere all'interno del nostro organismo e in quale forma li assumiamo, perché sappiamo che i batteri, i probiotici devono essere protetti da quella che è l'azione dei succhi gastrici e quindi devono essere contenuti all'interno di capsule gastroresistenti verso cui si rivolge l'azione dei succhi gastrici, e poi devono essere praticamente inseriti in un brodo, in un tessuto di maltodestrini di solito, per essere praticamente inattaccabili da parte degli sali biliari. Questa doppia azione protettiva è fondamentale per mantenere l'integrità delle colonie batteriche che noi andiamo ad assumere quando assumiamo i nostri probiotici. È importante sapere quali specie batteriche siano presenti all'interno dei probiotici. Noi sappiamo che molto importante come probiotici è inserire dei lactobacilli. I lactobacilli sono importantissimi proprio per equilibrare quello che è il sistema intestinale, per impedire la sovrainfezione batterica e micotica e mantenere un intestino in perfetta funzione. I nostri probiotici hanno una composizione rappresentata dai Bifidobacterius animalis speciem lactis,
poi dal Lactobacillus acidophilus, dal Lactobacillus casei, dal Lactobacillus salivarius e dall'Enterococcus faecium. Andiamo ad analizzare specie batterica per specie batterica, che è molto importante sapere anche quante colonie sono presenti, così che il prodotto finale che noi andiamo ad assumere ha un numero di colonie superiore ai 10 miliardi di colonie, espletando così un'azione probiotica eccezionale, perché è importante non solo le specie batteriche presenti all'interno del probiotico e le caratteristiche protettive che proteggono le nostre specie batteriche, ma anche il numero delle specie, delle colonie batteriche presenti all'interno del nostro probiotico. Iniziamo subito ad analizzare le varie specie batteriche. La prima specie batterica che noi analizziamo è il Bifidobacterium animalis specie lactis, il quale sappiamo che i bifidobatteri sono uno dei principali gruppi di probiotici che formano la flora intestinale dell'adulto, e le diverse specie di bifidobatteri colonizzano quasi tutto il tratto intestinale. In particolar modo il Bifidobacterium animalis specie lactis è un batterio gram positivo anaerobico a forma di bastoncello del genere Bifidobacterium, che può essere trovato all'interno dell'intestino grasso del maggior numero dei mammiferi, compreso appunto l'uomo. Una volta il Bifidobacterium animalis e il Bifidobacterium lactis erano considerate delle specie diverse. Attualmente sono entrambi considerati come Bifidobacterium animalis e vengono suddivisi nelle subspecie animalis e la subspecie lactis. Quella che noi utilizziamo è il Bifidobacterium animalis subspecie lactis. E questo riduce la fermentazione dei carboidrati, perché sappiamo che i carboidrati possono andare incontro ad una fermentazione alcolica degli zuccheri, specialmente per azione dei miceti, dei funghi come la Candida albicans. Migliorano i bifidobatteri le funzioni digestive e producono molte vitamine del gruppo B. Inoltre riducono anche la formazione dello scatolo, che è praticamente avviene dal processo di carbossilazione ossidativa del triptofano, e non deve superare la sua eventuale presenza allo scatolo la percentuale di 20 mg all'interno delle urine, ed è quello un parametro, la misurazione dell'indacano come dello scatolo sopra i 20 mg all'interno dell'urina. La loro presenza starebbe a indicare una disbiosi intestinale. Il Bifidobacterium è importantissimo per contrastare le forme di disbiosi che possono andare a produrre lo scatolo. Bene, inoltre promuove la produzione dell'IgA ed è utile anche nel trattamento profilattico delle risposte allergiche, delle IgE, delle allergie. Inoltre l'azione che ha il Bifidobacterium contro la forza che ha contro l'azione della bile e la sua capacità di tollerare l'ossigeno gli permette di andare a colonizzare quella che è la parte superiore dell'intestino tenue. Poi oltre a questo abbiamo il Lactobacillus lactis. Il Lactobacillus lactis è un batterio gram positivo, il quale è ampiamente utilizzato nella proteina del siero del latte, nella produzione di siero di latte e formaggi, ma è anche famoso per essere stato il primo organismo geneticamente modificato per essere utilizzato in vita per il trattamento delle malattie umane. Ha un metabolismo omofermentante, nel senso che dà origine alla produzione di acido lattico dalla fermentazione degli zuccheri,
Agiscono questi lactobacilli entrando nel tratto gastrointestinale e siccome sopravvivono a lungo hanno un'azione che si prolunga per molto tempo, e si è scoperto che sicuramente i Lactobacillus lactis sono praticamente quelli più sicuri e che portano meno rischi per la salute dell'apparato digerente, e sono anche la soluzione più semplice e allo stesso tempo più naturale per salvaguardare la nostra salute. Non a caso noi da secoli continuiamo ad assumere alimenti fermentati, e questi alimenti fermentati ormai rappresentano un corredo elemento importante della nostra alimentazione. Lactus bacillus lactis ci permette di dare, per l'azione omofermentante, una fermentazione acida degli zuccheri, che è quello che ci serve anche per ridurre lo sviluppo di flori batteriche gram negative anaerobiche a livello praticamente dell'intestino, di ridurre potenzialmente patogeni e di ridurre la disponibilità di zuccheri per le eventuali misceti presenti nei tratti inferiori. Altro batterio molto importante all'interno dei nostri probiotici è l'Enterococcus faecium. L'Enterococcus faecium riveste la mucosa intestinale creando una barriera protettiva contro i diversi agenti patogeni, determina un aumento della capacità di immunizzazione dell'intestino e migliora la moltiplicazione della flora benefica e ostacola lo sviluppo di agenti patogeni, acidificando l'ambiente e producendo sostanze batteriostatiche e battericida. Egli stimola molto sia l'immunità specifica innata, quella dei macrofagi monociti che si trasformano in macrofagi, dei neutrofili e degli NK, dei natural killer, e inoltre è in grado di stimolare anche l'immunità, oltre a quella specifica innata, quella specifica acquisita dei linfociti T e soprattutto dei linfociti B. Tanto è utile l'uso del Lactobacillus lactis, che viene utilizzato molto nel trattamento delle infezioni delle vie aeree superiori, nell'infiammazione di natura dell'otorino laringoiatrica e nei disturbi gastrointestinali, perché il Lactus bacillus lactis insieme al Salivarius va a costituire quello che oggi conosciamo essere il microbiota delle vie aeree superiori, importantissimo per prevenire malattie come adenoidi e tonsille frequentissime nei bambini. Inoltre, oltre all'Enterococcus faecium, praticamente noi abbiamo i lattobacilli, abbiamo i lattobacilli che costituiscono uno dei principali gruppi praticamente di probiotici che formano la microflora intestinale dell'adulto, e dopo aver preso in considerazione il Lactus bacillus lactis, tra i lactobacilli ricordiamo principalmente quello che è il Lactus bacillus acidofilo, che rappresenta il principale probiotico autoctono. Il Lactobacillus acidophilus rappresenta il principale probiotico autoctono che colonizza il primo tratto intestinale, duodeno e digiuno. Importantissimo questo, insieme al bifidibatterio. I lactobacilli sono quelli che vanno praticamente a colonizzare, in particolar modo l'acidofilo va a colonizzare il duodeno ed il digiuno. Questo è molto importante, perché più è alta l'azione, minore sarà praticamente quella, ed è quello che interviene per la formazione dell'indolo e che diventerà indagano, che dà origine al quadro della disbiosi, insieme ai bifidobatteri. Diciamo che i lactobacilli acidofili insieme ai bifidobatteri rappresentano i batteri più potenti, molto presente anche sulla mucosa vaginale. Lactobacillo acidofilo è il colonizzatore riequilibrante della microflora intestinale, del più studiato per il suo effetto stimolante immunitario, grazie alla sua capacità di produrre acido lattico acidificante e battericida. Costituisce la prima linea di difesa contro le infezioni batteriche e micotiche in genere, come la Candida albicans,
albicans, l'Escherichia coli, lo Staffilococco aureus, lo Pseudomonas, la Salmonella, ed è anche, diciamo, quello più utilizzato per contrastare gli effetti negativi conseguenti alle terapie antibiotiche. Inoltre favorisce le normali funzioni intestinali in caso di intestino pigro, oppure in caso di diarrea, oppure in caso di flautolenza, e in particolare se ne consiglia l'uso soprattutto durante e dopo quella che è una terapia antibiotica. Inoltre è importante produttore di vitamina K e della lattasi, che è utile nelle condizioni, nei casi di intolleranza al lattosio. Sempre dei lactobacilli molto importante è il Salivarius, quello che dicevamo prima, che produce delle batteriocine, proteine di piccole dimensioni, azione antibatterica, utilizzate come arma di difesa nella competizione ecologica con altri microrganismi. Ecco l'importanza del Lactobacillus salivarius nel contrastare altre specie batteriche sia a livello del cavorale sia a livello dell'intestino, senza soffermarci sulle numerose batteriocine che produce. Ricordiamo praticamente quelle che agiscono a livello dell'intestino, che sono le T e le L, quelle che agiscono a livello della vagina, la CRL 1328, e quelle che agiscono a livello della cavità orale, LS1 e LS2. Ebbene, dobbiamo ricordare che queste sono importantissime nel contrastare a livello intestinale l'azione contro infezioni alimentari, soprattutto a causa di generi Bacillus, Listeria, Enterococcus e Staphylococcus. Inoltre praticamente serve anche di azione senza andare a danneggiare la flora batterica intestinale. Poi praticamente agisce a livello della vagina nelle donne sane e soprattutto contro batteri potenzialmente uropatogeni come l'Enterococcus fecalis, l'Enterococcus faecius e la Neisseria gonorrea. Inoltre è isolato a livello della cavità orale la LS1, ha un'attività antagonista nei confronti dello Streptococcus mutans, che fa insorgere la carie, lo Streptococcus pneumoniae e lo Staphylococcus aureus, e l'Enterococcus fecalis e il Micrococcus flavius e la Salmonella enteritidis, che sono praticamente poi potenzialmente, anche come la Pseudomonas aeruginosa, sono praticamente delle potenzialmente parodontogeni. Il Lactobacillus salivarius quindi ha un'importante azione antibatterica, ma soprattutto un'azione immunomodulante. Ha dimostrato di possedere azioni antinfiammatorie sulla mucosa intestinale. I probiotici a base di Lactobacillus salivarius vengono prescritti in tutti i deficit immunitari gastrointestinali, nei processi infiammatori cronici intestinali, nelle infezioni vaginali. Possono addirittura essere usati localmente a livello orale per aiutare a combattere, come dicevamo, quadri di alitosi, di piorrea e di tendenza alla formazione delle carie, quindi per ridurre la cariogenicità in alcuni soggetti. Hanno un'attività importante nella cura delle allergie, nella attivazione degli eosinofili e nel trattamento dell'asma. Quindi possiamo dire che con fino a due compresse di probiotici assunti al giorno noi riusciamo a garantire l'assunzione di bifidobatteri, di Lactobacillus lactis, di Enterococcus faecium, di Lactobacillus acidophilus, di Lactobacillus salivarius, garantendo così una completa protezione su quelle che è tutto il tratto intestinale, ma anche le mucose, che vedono una stretta correlazione sia sulla via intestinale come la cavità orale, ma anche in stretta correlazione e vicinanza come a livello vaginale, che sappiamo che la microflora vaginale dipende da quella intestinale, e soprattutto anche sulle vie urinarie. Non ultimo la stretta correlazione della via urinaria, della via respiratoria con quella che è la cavità orale
intestinale e la via intestinale diventa fondamentale per proteggere tutte le mucose del nostro organismo. Dobbiamo arricchire la nostra microflora intestinale, se gode già di buona qualità, assumendo probiotici, riducendo l'assunzione di sostanze alcoliche, evitando le fermentazioni alcoliche della nostra microflora intestinale e favorendo, oltre all'azione probiotica, anche quella prebiotica con l'assunzione di verdure che noi consigliamo con il nostro programma alimentare, ma soprattutto ridurre l'apporto di zuccheri, che noi sappiamo, o eliminarlo nel caso della chetogenica, perché gli zuccheri sono l'elemento fermentante praticamente che poi dà vita a tutte le problematiche. Spero di aver apportato così un nuovo ricco integratore fondamentale, ricco di tutte le specie batteriche e delle concentrazioni necessarie per garantire il miglior risultato. Grazie.